Ti porti dietro ferite che non riesci a lasciare andare. Oggi ti spiego perché il perdono non è debolezza, ma liberazione. Vedremo cosa lo ostacola e 3 modi per abbracciarlo e usarlo per cambiare il futuro. Se vuoi smettere di portarti dietro il peso del passato, questo video fa decisamente per te. Quante volte hai pensato non riesco a perdonare, mi ha fatto troppo male? Il perdono non cambia il passato, cambia solo il potere che il passato ha su di te. Vedi, il perdono in realtà è per te stesso o te stessa, non è per un altro. Non si perdona per giustificare, si perdona per liberarsi di quel peso. Perché il rancore è una prigione che ti porti dentro e non significa necessariamente dimenticarsene, vuol dire soltanto smettere di stare male ogni volta che te lo ricordi. Vedi, il perdono non è in realtà debolezza, è semplicemente forza emotiva, perché è più semplice trattenere che lasciare andare. Ed è un atto di potere personale ed è l'equivalente di dire a se stessi: non ti lascio più decidere come mi sento, perché chi perdona non si arrende ai fatti, si riprende semplicemente la sua vita. Il tuo futuro ha bisogno di spazio e non potrai mai costruire nulla di nuovo se sei abitato da macerie. E ogni volta che perdoni scegli di vivere nel presente. È come un atto creativo. Fai spazio a ciò che può nascere. Ora andiamo a sfatare alcuni falsi miti o credenze legate al perdono. E me ne avete parlato davvero in tanti, soprattutto in consulenza è venuta fuori questa cosa, questi pesi, questi macigni. E andiamo un po' a vedere cosa avete evidenziato. Se perdono vuol dire che accetto. Perdonare vuol dire solo liberarsi del peso e non accettare la cosa che ci è successa. Ora, la cosa più frequente è il tradimento. Il tradimento non si può davvero perdonare. Ci si perdona gli sbagli fatti che magari lo hanno provocato, si perdona non la persona che l'ha fatto, si perdona se stessi, anche perché non si può più tornare indietro. Noi siamo responsabili solo e unicamente delle cose che possiamo gestire. Le cose già successe non possono più essere cambiate, anche perché molti delegano il perdono ad una mera e semplice questione di non posso perdonare finché non ricevo delle scuse, mentre in realtà il perdono non dipende assolutamente dall'altro, ma è una scelta autonoma. Poi molti mi hanno detto, se perdono è come se dimentico. Assolutamente no. Tu puoi ricordare tutto quello che ti è successo, anche perché a livello caratteriale potrebbe aver avuto delle conseguenze. A livello gestionale della tua stessa vita potrebbe aver avuto delle conseguenze. Il perdono cambia il significato del ricordo, non il ricordo stesso. Infatti moltissimi anche sono caduti su questa cosa qua. Se perdono mi espongo di nuovo. Ecco, il perdono non equivale ad essere degli ingenui. Ci sono cose imperdonabili? Sì, è soggettivo. Però non vuol dire, cioè molti danno per scontato il fatto che perdonare una persona vuol dire comunque accoglierla di nuovo nella propria vita. Una volta che mi hai ferito, che mi hai fatto male, che hai tradito la mia fiducia, hai tradito la mia persona, o tutto quello che vi pare e piace, nessuno vi obbliga a tenervi questa persona nella vita. Il vero accontentarsi, ed è una frase molto usata e molto frequente, soprattutto nell'ultima era, soprattutto in questo periodo social, è andava tutto bene tranne. L'andava tutto bene tranne, e poi magari quel tranne è un tradimento, tranne il fatto che si sente con altre persone, tranne il fatto che mi manca di rispetto un giorno sì e l'altro pure.
Cioè nessuno vi obbliga a tenervi queste persone, queste zavorre nella vostra vita, la scelta è vostra. Dovreste imparare a perdonare voi stessi, perché state sbagliando nei vostri stessi confronti. Non è la persona che vi ha fatto un torto ad un certo punto. Siete voi che continuate a rimuginare sullo stesso torto, aspettandovi una reazione diversa da una persona che già vi ha fatto male. Oggi la prendiamo sulle relazioni. Una persona che vi ha già tradito una volta, seppur con giustificazione, tipo non mi ascoltavi, mi trascuravi e quant'altro, cosa vi fa pensare che alla prossima volta che si senta trascurata, e magari non è necessariamente vero, lo rifaccia? Nessuno. Eliminate quella cazzo di persona. Bisogna imparare a volersi bene. Perché poi il fatto di dire non merita il mio perdono, come se il perdono fosse un premio, ma in realtà è una liberazione personale. Cioè letteralmente, anche se voi il gesto lo fate nei confronti dell'azione che ha fatto un'altra persona, in realtà lo state facendo a voi stessi. Voi non state perdonando la persona, voi state perdonando voi stessi. E vi state dando la possibilità di andare avanti. Perdonare non vuol dire ok va bene, ritorna. No, può essere anche un ti perdono, ognuno per la sua strada. Vedete, come storia personale sarà molto breve. In realtà io ho iniziato a trovare la mia pace interiore quando ho smesso di aspettarmi che gli altri cambino. Un po' come l'esempio che vi ho fatto prima, va tutto bene ma. Ecco, nelle carenze, nelle mancanze di rispetto, nell'ingiuria, nell'aiutare a cadere anziché a rialzarsi, posso essere un maestro in queste cose, in questa tipologia di persone. Ho avuto le mie sfighe a livello societario, ecco, mettiamola così. Quando ho smesso di aspettarmi un comportamento diverso, ho anche smesso di fare lite con le persone. Perché è un po' quella condizione, e vi chiedo scusa se metto in mezzo le relazioni sentimentali, ma sono le più palesi e le più facili da usare come esempio. Avete presente quando il vostro partner, vostra madre, il vostro migliore amico fa una cosa che a voi proprio vi dà fastidio e lo riprendete facendoci lite? In realtà gli state dicendo di cambiare. Ecco, quella persona nella migliore delle ipotesi inizierà a mentirvi. Nella peggiore delle ipotesi vi ignorerà, quindi non solo continuerà a fare quello che vi dà fastidio, ma lo continuerà a fare senza mettere neanche quel minimo limite per infastidirvi il meno possibile. E nella peggiore delle strapeggiori ipotesi cambierà davvero, salvo poi trovare una persona che lo accetta per com'è e scartarvi. Non potete cambiare gli altri. Quando l'ho capito, la mia vita è decisamente migliorata. Adesso cercherò di darti 3 azioni concrete per liberarti dal peso interiore. La prima cosa che potresti fare è quella di scrivere una lettera che in realtà non invierai mai, perché il perdono inizia davvero quando dai voce a ciò che hai taciuto. Come seconda azione, e questa è già un pochino più avanzata, potresti fare o valutare di fare un gesto simbolico, un gesto reale. Strappare, bruciare, lasciare andare, perché in generale il corpo ha bisogno di azioni concrete per chiudere dei cicli, per mettere un punto, insomma. Questa cosa finisce qua e finisce con questo. La terza azione, se sei una persona un po' più spirituale, è quella di ripetere una frase, tipo scelgo di lasciare andare, perché il perdono è una pratica. Non è un evento. Non devi sempre aspettare che l'altro cambi. Puoi cambiare tu adesso. Il perdono non è una fine, ma un inizio. E ogni volta che perdoni, stai scegliendo te stesso e ti stai dando la possibilità di andare avanti. Ora scrivimi qui sotto nei commenti se ti va una storia legata all'argomento. Scegli tu quale.
Sono molto curioso di sapere altro su di voi. Condividi questo video con chi è rancoroso, con chi senti abbia la necessità di liberarsi di un peso o con chi non riesce davvero a perdonare e ad andare avanti. E iscriviti al canale per avere altri strumenti di trasformazione personale. Adesso andiamo avanti con la citazione del giorno. Come diceva Nelson Mandela, il rancore è come bere veleno e aspettare che l'altro muoia. Noi ci rivediamo sempre qui su Mixtube, sempre qui con me, Raizen. Ciao.